bentornati nel canale L'Uncinetto di Silvana. Nel video di oggi vedremo come realizzare la borsa che avete visto nell'anteprima. Vi ricordo sempre, se ancora non l'avete fatto, di iscrivervi al canale, di attivare la campanella per ricevere le notifiche su tutti i nuovi tutorial. Vediamo l'occorrente per questa borsa. Utilizzerò un cordino italiano dello spessore di circa 3 mm, nel mio caso rosa antico, poi una chiusura a cartella, una tracolla in metallo, dei ponticelli, poi però vedo alla fine come utilizzarli. Lavorerò il cordino con l'uncinetto del numero 4, una fodera e utilizzerò la rete, questa qui da 0,5 di colore bianco, è tipo quella da giardino, molto morbida, giusto per dare con la rete e la fodera quella rigidità giusta per la borsa, perché la vorrei che mantenesse la forma il più possibile. Poi metro, forbici, qualche marcapunti, ago per cucire e vi lascio al tutorial. Per prima cosa vado a ritagliare la rete, perché la misura della borsa è data proprio dalla misura della rete, quindi arrivati a misura io smetterò di fare i giri nella mia lavorazione, per cui ritaglio la rete 3 quadrati così, che misurano 17,3 centimetri per 16,8 centimetri. Come numero di scacchi vi ricordo che è da 0,5 la rete, quindi sono 31 scacchetti per 34, per ottenere più o meno questo quadrato. E di questi quadrati così ne tagliamo 3 pezzi così e un pezzo così per il fondo borsa. Come misura siamo a 17,1 centimetri per 8,1 centimetri. Come numero di scacchi sono 30 da questo lato e 16 da questo, quindi la borsa si compone di 3 quadrati così, più fondo più 2 laterali, per cui iniziamo la lavorazione. Iniziamo con un anello magico. Tiro il filo e chiudo con una catenella. Faccio altre 2 catenelle e questa sarà la mia prima maglia alta. Prendo il filo e vado a fare altre 2 maglie alte. Una catenella di separazione, prendo il filo e faccio altre 3 maglie alte. Catenella di separazione, altre 3 maglie alte,
catenella di separazione, ultime 3 maglie alte, due e 3, catenella e chiudo il mio anello magico. Vado a stringere bene, abbiamo quindi 4 gruppi di 3 maglie alte. Adesso andiamo a chiudere nella terza catenella, chiudo a maglia bassissima, scorro a maglia bassissima fino ad arrivare in questo archetto dove abbiamo le catenelle di separazione. Quindi vado avanti, ed entro nel foro, chiudo a maglia bassissima, mi alzo di 3 catenelle e qui iniziamo, sarà il nostro angolo e dove andremo sempre a fare gli aumenti. Quindi prendo il filo, un'altra maglia alta, catenella e altre 2 maglie alte nello stesso foro. Iniziamo adesso la maglia in rilievo. Alterneremo una maglia alta in rilievo davanti e una maglia la prenderemo normale. Quindi prendo il filo, la prima che ci si presenta proprio sotto la andiamo a prendere in rilievo davanti, quindi passo con l'uncinetto dietro, vengo fuori davanti, prendo il filo e vado via a completare la mia maglia alta. La seconda, prendo il filo, la prendo normale, l'ultima, perché qui ne abbiamo 3, la riprendo in rilievo davanti, quindi passo dietro, e chiudo. Mi ritrovo nell'angolo, facciamo il nostro aumento, 2 maglie alte, una catenella, 2 maglie alte, prendo il filo, la prima che mi trovo sotto la prendo a rilievo davanti, faccio uscire un po' il filo, faccio scorrere, il secondo punto normale, maglia alta, terzo punto a rilievo davanti, andiamo a fare l'aumento, entro nell'angolo, 2 maglie alte, una catenella, 2 maglie alte, ripartiamo, prima maglia alta presa a rilievo davanti, seconda maglia alta presa normale, terza maglia alta a rilievo davanti,
vado nell'angolo, facciamo l'aumento, 2 maglie alte, una catenella, 2 maglie alte, prima maglia rilievo davanti, seconda maglia alta presa normale, la terza, rilievo davanti, e vado a chiudere nella terza catenella con un punto bassissimo. Scorro di un punto a maglia bassissima, rientro nell'angolo, punto bassissimo, mi chiudo e mi alzo di 3 catenelle, 1 2 3. Questa è la nostra prima maglia alta, seconda, e rifaccio l'aumento, catenella di separazione e altre 2 maglie alte. È normale che qui ci troveremo più maglie adesso, ma ripetiamo allo stesso modo. Prendo il filo, la prima la prendo sempre a rilievo davanti, la prima che mi si presenta dopo l'aumento, seconda la prendo normale, terza a rilievo davanti, quindi vado a riprendere le maglie a rilievo dove nel giro precedente le ho lavorate a rilievo. Già dal terzo giro vedete tutti i punti, quindi non dovrete più stare lì concentrate, perché andremo a fare una sì, una no, una sì, una no. Sotto c'era rilievo, la riprendo a rilievo, maglia alta normale, l'ultima del lato sempre a rilievo, quindi vedete che è anche semplice, perché la prima di ogni lato e l'ultima saranno sempre prese a rilievo davanti. Rientro nell'archetto e andiamo a fare il nostro aumento, 2 maglie alte, catenella, 2 maglie alte, ricomincio su questo lato filo, la prima è sempre a rilievo, seconda normale, terza a rilievo, maglia alta normale, a rilievo, maglia alta normale, e vedete che l'ultima mi rimane da lavorare a rilievo.
ho fatto un giro in più per farvi vedere che dopo già pochissimi giri iniziate a vedere queste righe delle maglie prese a rilievo, quindi non vi potete sbagliare. L'effetto che otterremo lavorando sempre la stessa maglia è questo qui. Quindi vado avanti, nell'angolo facciamo sempre l'aumento, tutti i giri sono uguali, andiamo solo ad aumentare le maglie, 2 maglie alte, una catenella, 2 maglie alte, ricordatevi sempre che la prima e l'ultima di ogni lato andranno prese sempre a rilievo davanti, quindi non vi potete sbagliare. Rilievo, seconda normale, a rilievo, poi appunto vedete, proprio seguite la riga che è molto semplice. Quindi andremo a girare intorno, ad aumentare questo quadrato fino ad ottenere la nostra misura desiderata. Nel mio caso è la misura della rete che io ho già tagliato, che vi ho fatto vedere. Quindi se lavorate anche un altro filato di spessore diverso, non vi preoccupate, perché qui se utilizzate un cordino più sottile vorrà dire che rispetto a me farete più giri per arrivare a quella misura desiderata. Se avete un cordino più grosso farete qualche giro in meno, quindi il filato potete usare il vostro, quello che avete, non c'è nessun problema, perché qui ci allarghiamo di quanto vogliamo. Quindi io continuo, ultima del lato a rilievo, chiudo nella terza catenella, scorro di una maglia bassissima, rientro nell'angolo e vado a fare un nuovo giro, mi alzo di 3, seconda maglia alta, catenella, maglie alte e ricomincio il giro. Prima presa rilievo, già dal terzo giro si vedono bene i punti, quindi rimane facilissimo come lavorazione. E continuo ad allargare il mio quadrato. Finisco l'ultimo giro
chiudo a maglia bassissima e dovrebbe bastare. Ho fatto così 7 giri. I giri li contiamo dai fori: 1 2 3 4 5 6 e 7, e dovrebbe bastare. Appoggiamo la rete sopra, sì, perché poi andremo ad applicarla facendo un giro di maglia bassa tutto intorno, passando sia nella lavorazione che dentro la rete con l'uncinetto, per cui rimane fissato. Un pochino andremo a tirare, se vi manca qualcosa tirate pure un pochino il lavoro, ma dovrebbe essere giusta. Quindi così vediamo la misura, siamo a 16,5, un quadrato di 16,5. La rete, come avete visto, vi ho dato le misure, non è un quadrato perfetto, però noi andremo ad adattarci sopra, anche perché i quadratini non misurano tutti in modo diverso, quindi il lato non è uguale all'altro, anche se li andiamo a contare la misura è diversa, perché non è un quadrato perfetto. Quindi appoggiamo il nostro lavoro sulla rete, intanto scorro sempre a maglia bassissima ed entro nell'angolo, faccio una catenella e prendo l'angolo della rete, passo dentro il mio angolo, entro nella rete sempre sull'angolo, prendo il filo e chiudo a maglia bassa, poi faccio una catenella e nello stesso furo rientro e faccio la seconda maglia bassa. Tenete teso il tessuto e adesso punto per punto entro nel tessuto e sbuco dall'altra parte della rete e lavoro a maglia bassa, punto per punto, volendo, se volete tenere il lavoro teso, possiamo anche mettere dei marcapunti, così si suddivide meglio il lavoro, e continuo. Quindi passo da parte a parte, entro da davanti, vedete, così come fissiamo, inglobiamo anche la rete. Prendiamo tutti i punti che ci si presentano davanti,
mi dimenticavo, prima di inserire la rete ricordatevi di tirare il filo centrale e andarlo a fermare, perché poi con la rete davanti magari vi rimane più difficoltoso. Infatti io mi dimentico sempre, lo vado a fermare adesso. Continuo con il giro maglia bassa, tolgo il marcapunti, entro nell'angolo e prendo l'angolo della rete, una maglia bassa, una catenella nell'angolo e un'altra maglia bassa, sempre nello stesso punto. Vedete? E ricomincio quest'altro lato, ripunto angolo con angolo, ne possiamo anche mettere uno centrale, così distribuite meglio il lavoro. E vado avanti. Completo tutto il giro, negli angoli 2 maglie basse con catenella e poi vado a chiudermi qua con la maglia bassissima. Ho completato il mio primo quadrato, andiamo a misurare, non è un quadrato perfetto, quindi abbiamo un lato di 18 centimetri e l'altro per
17,7 mm, quindi leggermente irregolare. Vado a segnare il lato più lungo di 18 perché utilizzerò questa parte come base della borsa. Completato il primo, ne andiamo a preparare 3 identici, quindi 3 quadrati tutti uguali perché la borsa si compone di 3 quadrati. Prepariamo adesso i due laterali e il fondo borsa e li faremo della stessa misura, sono 3 pezzi identici, quindi catenella sull'uncinetto e vado a fare 26 catenelle. Non vado, procederemo a maglia bassa, quindi ma non vado a prendere il punto sul davanti della catenella, ma prendo il punto dietro, queste asoline che si presentano qui dietro, quindi entro nella prima, prendo il filo e chiudo a maglia bassa, seconda, continuo a maglia bassa, e a prendere queste asoline dietro. Questo ci permette di avere poi un lato ben rifinito, vedete come rimane? Poi se lo prendete anche normalmente da davanti non succede niente, però vedo che preso così mi rimane molto più bello, quindi proseguo, arrivo fino a fine riga, arrivati in fondo catenella per voltare il lavoro e procedo a maglia bassa, quindi entro nel primo punto, arrivo in fondo, catenella, volto
il lavoro e ricomincio a lavorare a maglia bassa. Proseguo così facendo giri di andata e di ritorno sempre a maglia bassa. Lavoro per 13 giri, che secondo me è sufficiente. Abbiamo 16 cm per 7,5. A questo punto, per quanto riguarda i laterali, andiamo a fare un contorno tutto intorno a maglia bassa. Io uno qui già l'ho fatto, quindi mi alzo con una catenella e vado a fare il nostro giro. Ogni giro prendo una maglia bassa. Infondo sull'angolo, vado a fare una maglia bassa, una catenella e un'altra maglia bassa nello stesso furo. Proseguo punto per punto. E continuo così fino a completare tutto il giro. Arrivati in fondo taglio il filo e vado a chiudere ricreando la maglia col lago. Ecco qua. Lascio il filo lungo perché mi potrebbe servire per cucire, quindi non lo taglio, vedrò dopo. E come avete visto non andiamo a mettere la rete nei laterali, ma perché li voglio morbidi, poi li andrò però a foderare, per cui andiamo a fare anche il secondo pezzo. Nel fondo invece andiamo ad inserire la rete, quindi come abbiamo visto per il quadrato posizioniamo la rete sotto e con il giro di maglia bassa tutto intorno l'andremo a bloccare. Quindi passo dentro la mia lavorazione, sbuco passando dentro la rete e vado a fare la mia maglia bassa e così la rete è bloccata.
nell'angolo andiamo sempre a fare una maglia bassa, una catenella e una maglia bassa nello stesso punto e giriamo il lavoro. Vedete che così blocchiamo anche la rete. Continuo il mio giro di maglia bassa, vado sempre a fermare con l'ago e ricreare la catenella. Pronti il laterale e i laterali e il fondo. La misura con il giro di maglia bassa è 9 cm e 3 per 18. Qui sul fondo, se volete, inserite adesso dei piedini, delle borchie. Queste sono delle borchie, non sono dei piedini. Le avevo, intanto le ho inserito in questa fase perché poi andremo a foderare. Adesso vediamo come cucire e assemblare la borsa, perché i pezzi sono finiti. Andiamo per prima cosa a cucire il fondo con i due quadrati. Ricordatevi sempre di mettere il lato lungo di 18 cm che è uguale al fondo. Quindi andrò a fare una cucitura interna, qui l'ho già fatta. Andiamo proprio sull'angolo, entro nella solina interna e stessa cosa da quest'altra parte, ripasso sullo stesso punto per partire e procedo allo stesso modo. Possiamo anche mettere in questo modo e prendo le asoline interne tiro bene il filo poi qui la cucitura potete fare come volete voi, Io adesso faccio questo perché mi dà un maggior movimento poi alla fine. Continuo così fino in fondo e poi alla fine andrò a bloccare il filo. Abbiamo così il davanti, il dietro della borsa, il fondo.
Andiamo adesso a cucire la patella, il terzo quadrato che abbiamo fatto, che ci servirà poi come patella della borsa. Quindi procediamo allo stesso modo con la stessa cucitura. Cucita la patella, dobbiamo inserire, se avete come me, la chiusura cartella, perché la parte sotto è con le alette, quindi la dobbiamo inserire prima di foderare. Per cui come faccio? Io vi do la misura della mia, che intanto è di 4 centimetri e mezzo, e l'ho posizionata a 8 centimetri e 4 scendendo. Per trovare questa misura ho intanto appoggiato anche la parte sopra e ho appoggiato anche il laterale con i marcapunti per vedere anche quanto spazio mi rubava qui, più o meno, per suddividere. E ho creato il punto, quindi la parte sotto la mettiamo prima, questa poi la posso ritogliere perché la parte sopra la possiamo mettere una volta foderata. Quindi posizionate questa parte, ritolgo anche il laterale che era semplicemente appoggiato. Per foderare io adotto la tecnica più semplice, non vado a fare il sacchetto ma fodero le parti separatamente, quindi appoggiamo tutto questo corpo borsa, davanti, fondo, dietro e patella, sulla stoffa e vado a ritagliare tutto intorno, lasciando circa 2 centimetri per ribattere poi la cucitura all'interno. Stessa cosa poi a parte andrò a foderare i laterali e andrò a fare la stessa cosa, lasciando sempre questo bordo per poi cucire all'interno. Quindi ritagliamo, vado a ripiegare all'interno l'eccesso della stoffa, lasciamo un po' di bordo, qualche millimetro scoperto, non andiamo con la stoffa a chiudere tutto, anche perché dobbiamo cucire i laterali, quindi dobbiamo entrare col lago. Lascio qualche millimetro, blocco con lo spillo. Qui la stoffa potete usare quella che volete, io di solito uso di tutto. Questi sono scampoli addirittura di tappezzeria, una stoffa pesante che mi aiuta anche a mantenere la borsa in forma. Certo è più difficile cucirla perché qui si fa fatica anche a passare gli spilli, però poi alla fine dovrebbe avere una bella struttura la borsa. Quindi continuo a bloccarla tutta e faccio la stessa cosa anche per i laterali. Ho cucito la fodera con ago e filo con piccoli punti. Vi ho saltato questo passaggio perché quasi in ogni mio video
ve lo faccio vedere, quindi velocizziamo un attimo. Come ultima cosa andiamo a cucire i laterali. Io già uno l'ho cucito. Puntiamo per aiutarci qualche marcapunti, facciamo combaciare angolo con angolo e iniziamo a cucire. La cucitura è sempre la stessa. Prendiamo le asoline interne, tiriamo bene il filo. Continuo così tutto intorno. Vado ad inserire la chiusura. La mia si apre, ha dei dentini, molte volte la trovate con delle vitine. Prendete il centro del quadrato che vedete anche da qui, da dove abbiamo iniziato, faccio una prova prima di stringere, e ci siamo. E vado a stringere per bene. Ed ecco qua la borsa finita. Ho messo i miei ponticelli che hanno le viti. Se avete quelli con le alette andranno messi sempre prima della fodera per nasconderli. In questo caso io li ho messi all'ultimo. Ho fatto un manico per renderla cartella e vi lascio il link se vi interessa, è facilissimo. Ho aggiunto una nappina, anche di questa vi lascio il link se vi piace, una catena e la mini cartella è finita. Come filato, questa era una rocca di mezzo chilo, 500 grammi, quindi ne è rimasta pochissimo. È vero che ho fatto manico, nappina e qualche pezzettino per i campioni che ho buttato via, però all'incirca comunque vi ci vuole, perché è una bella borsa, capiente. Vi dico le misure: è larga 19 cm, alta 20 ed è profonda 10 cm, quindi come vedete
bella capiente. Spero che questo progetto vi sia piaciuto. Io vi do appuntamento al mio prossimo tutorial.